Oh, ciao! Bentornati sul canale del vostro amichevole scienziato di quartiere. Come vedete oggi niente camice e niente grembiule perché ho pensato di raccontarvi uno studio uscito pochi giorni fa su Science che parla di glutine e celiachia. Qualche decennio fa avere un amico o un parente malato di celiachia era una rarità. Ora invece è sempre più facile conoscere persone a cui è stata diagnosticata la malattia. Questa malattia autoimmune, cioè l'organismo reagisce contro una parte di se stesso, in questo caso particolare l'intestino tenue, colpisce circa l'1% della popolazione. Per qualche motivo che ancora non è chiaro, ci sono più donne che uomini, circa il doppio, e purtroppo nella maggior parte dei casi tuttora un celiaco non sa di esserlo perché non è diagnosticata oppure non è diagnosticata in tempo. Quando nell'intestino il sistema immunitario si vede arrivare delle proteine, come per esempio il glutine, potrebbe pensare che siano parte di un batterio e quindi potrebbe scatenare una risposta immunitaria. Quindi ci deve essere un modo per il nostro sistema immunitario di imparare a distinguere le proteine che sono assolutamente innocue, che invece possono essere distrutte e assimilate sotto forma di aminoacidi dal nostro corpo, oppure potrebbero essere invece un indice che c'è in atto un'infezione batterica, per esempio, o virale, e quindi scatenare l'inferno. Normalmente il nostro sistema immunitario impara a distinguere, fin dallo svezzamento, le sostanze che noi ingeriamo normalmente con il cibo quando mangiamo da quelle che sono potenzialmente pericolose. La mucosa intestinale è costantemente in contatto con il cibo che noi ingeriamo e quindi un sistema immunitario ben tarato riesce a separare e a non, scatenare nessun tipo di attacco verso sostanze che invece devono essere assorbite perché sono nutrienti e invece attaccare per esempio batteri o virus che possono essere ingeriti con il cibo. Nel celiaco la risposta del sistema immunitario, che può essere blanda o anche molto violenta, è scatenata da una proteina, il glutine, che normalmente è piuttosto ingombrante ed è difficilmente digeribile. A differenza di tante altre proteine che il nostro corpo riesce a spezzettare completamente nei vari singoli amminoacidi in modo molto veloce, la degradazione del glutine lascia un frammento di 33 amminoacidi che il nostro corpo non riesce facilmente a metabolizzare e questo può portare nel celiaco a lungo andare a moltissimi problemi come la carenza di ferro, l'osteoporosi e persino alcuni tipi di tumore. Purtroppo l'unica cosa che può fare il celiaco è evitare completamente il glutine, che non è contenuto solo nel frumento, ma anche in vari altri cereali, quali per esempio la segale, l'orzo, tutti i tipi di farro, il camuto ovviamente che è solo un parente molto stretto del grano duro. Non è presente nel riso e nel mais, che invece possono essere consumati senza nessun problema dai celiaci. Se è il glutine a scatenare la reazione, tuttavia per diventare celiaci è necessario anche essere predisposti geneticamente e questo lo si sa dal 1972. Se non si possiedono alcuni determinati geni, tecnicamente si chiamano antigeni leucocitari umani di Q2 e di Q8, la celiachia non si sviluppa. Tuttavia questi geni sono abbastanza diffusi nella popolazione di origine europea. Si stima che circa nel 30-40% degli individui siano presenti questi geni. Tuttavia, come abbiamo detto, solamente nell'1% dei casi, in Italia per esempio, ma anche nel Nord America, si sviluppa la malattia celiaca. Quindi evidentemente manca qualche cos'altro, manca un terzo incomodo, manca un qualche cosa che fa scattare il grilletto alla malattia, oltre al glutine e alla presenza necessaria della predisposizione genetica. Quale sia questo misterioso terzo personaggio non si sa ancora. Tuttavia negli ultimi 10 anni si sono raccolti vari indizi verso una interazione molto forte dell'ambiente. Un passaggio chiave è stato nel 2008 quando si è studiata la Carelia. La Carelia è una regione che è suddivisa tra la Finlandia e la Russia. È divisa dalla linea di confine, ma all'interno la popolazione è geneticamente simile e parla anche un linguaggio molto simile. Quello che si è scoperto è che c'è una differenza enorme al di qua e al di là del confine per quel che riguarda l'incidenza della celiachia. In particolare si è scoperto che un bambino su 100 in Finlandia
è celiaco, ma solo 1 su 500 nella Carelia russa soffre di celiachia, nonostante il consumo di frumento in Russia sia il 50% più elevato che non in Finlandia. Questo va un po' contro quello che spesso si sente dire un po' con leggerezza, che la celiachia o tutte queste intolleranze si sono sviluppate perché mangiamo più frumento o perché ci sono i grani moderni o tutte queste robe qua, che sono assolutamente, insomma, parole al vento senza senso. Quello che trova la ricerca scientifica è questo tipo di paradossi. Nella Carelia russa, che mangia il 50% in più di frumento, i bambini si ammalano 5 volte di meno che non nella Carelia finlandese. La differenza è dovuta probabilmente allo stile di vita, tenendo presente che la Finlandia è una regione ricca. Nel 2004 il reddito pro capite in Finlandia era di $33.000, mentre il reddito pro capite nella Carelia russa era solo di $3.400, quindi c'è una differenza di 10 volte. E questo si ripercuote ovviamente nelle condizioni di vita e per esempio anche nella situazione igienica. Sono molto più frequenti delle infezioni di vario tipo nei bambini che vivono nella zona russa che non nella zona finlandese. Dopo questo studio molto famoso ne sono stati scoperti altri, per esempio il caso dell'Algeria e della Tunisia, che sono confinanti. Nonostante il pool genetico sia molto simile, quindi la suscettibilità alla celiachia sia analoga in Tunisia e in Algeria, e nonostante il consumo di frumento in ambedue le popolazioni sia molto elevato ma identico, l'Algeria ha l'incidenza più alta al mondo di celiachia, più del 5%. Mentre al di là del confine in Tunisia c'è uno dei tassi più bassi al mondo di celiachia, 20 volte inferiore. Il perché sia così non lo sa nessuno, né per la Careglia né per l'Algeria e la Tunisia, e questo perché gli studi epidemiologici possono solo, fare una fotografia sullo stato esistente per esempio di una certa patologia, ma non riescono mai a determinare con certezza un colpevole, un rapporto di causa ed effetto, anche perché molto spesso si possono trovare delle correlazioni, per esempio tra malattie e consumi alimentari, che sono frutto completamente del caso e non hanno nessun tipo di senso. Quindi lo studio epidemiologico è solo il punto di partenza per poi fare degli studi ulteriori, per esempio in laboratorio, negli ospedali e così via. Tuttavia, in quegli anni e in tutti gli anni successivi fino ad arrivare ai nostri giorni, si è cominciato a vedere che c'erano delle associazioni tra la malattia celiaca e alcuni tipi di infezioni virali. Cioè, quello che si è visto è che molto spesso le persone celiache hanno al loro interno una quantità maggiore di anticorpi verso alcuni tipi di virus, come per esempio l'adenovirus o il rotavirus e altri, segno che in qualche modo c'è stata un'infezione virale. Ancora una volta però questi studi facevano solamente notare una associazione tra due cose che potevano anche non avere niente in comune, e soprattutto poi non c'era neanche un meccanismo biologico chiaro di come le due cose, un'infezione virale e lo sviluppo della celiachia, potessero essere in qualche modo collegate. Fino all'altro ieri, fino a qualche giorno fa, quando è uscito questo articolo su Science. Nello studio pubblicato da Science, degli scienziati, un gruppo internazionale molto ampio, dimostrano come un'infezione da un certo tipo di virus, che si chiama reovirus, può effettivamente iniziare una risposta infiammatoria quando poi ai topi viene somministrato del glutine, che può eventualmente portare alla celiachia. E questo è un grandissimo passo avanti verso la scoperta di quel terzo incomodo, di quel terzo personaggio misterioso nello sviluppo della celiachia. Gli scienziati hanno preso dei topi geneticamente modificati contenenti i geni umani che danno la suscettibilità alla celiachia e li hanno infettati con del reovirus, in particolare con due versioni di reovirus. I reovirus sono dei virus normalmente ritenuti innocui perché non danno praticamente alcun tipo di sintomo e il corpo umano li elimina senza grossi problemi. Tuttavia gli scienziati hanno scoperto che una delle due varianti di reovirus che sono stati iniettati nei topi geneticamente modificati portava
Successivamente poi, quando il glutine era inserito nella dieta di questi topi, ha una risposta infiammatoria del sistema immunitario anche dopo che i topi avevano eliminato senza problemi il virus dal loro intestino. In qualche maniera, quindi, il virus lascia una traccia permanente e in qualche modo confonde il sistema immunitario facendogli pensare che il glutine in realtà sia un qualche pericoloso patogeno e non invece una innocua proteina alimentare, e quindi scatena l'inferno. Il meccanismo che gli scienziati propongono è questo. Durante i primi mesi di vita i neonati non hanno il sistema immunitario ben formato, tanto è vero che sfruttano durante tutto l'allattamento il sistema immunitario della madre, che gli passa tutta una serie di anticorpi, e quindi possono essere oggetti di infezioni da parte di reovirus. Quello che può accadere è che se contemporaneamente a un'infezione di reovirus al bambino viene presentato per la prima volta durante lo svezzamento del glutine, in qualche modo c'è una interazione tra dei pezzi di glutine, il reovirus e il sistema immunitario, che in qualche modo impazzisce e viene in qualche modo confuso dal reovirus, e da lì in avanti il sistema immunitario riconoscerà il glutine come qualche cosa da combattere, anche una volta che il virus sia stato eliminato completamente dall'intestino del bambino. Quindi lascia in qualche modo una traccia permanente. Gli scienziati ipotizzano che questo tipo di meccanismo non sia specifico solo dei reovirus, ma potrebbe essere anche diffuso e presente in altre infezioni virali. Ricordano però che questo è solo il primo passo. Questo tipo di infiammazione che viene scatenata dal sistema immunitario non è ancora sufficiente per danneggiare permanentemente l'intestino, come succede ai celiaci, per cui mancano ancora alcuni pezzi dell'ingranaggio, ma di sicuro si è scoperto un passo fondamentale. Ovviamente non ci dà il modo di curare chi è celiaco, ma potrebbe in futuro, se questi esperimenti saranno confermati nell'uomo, potrebbe dare l'inizio a, per esempio, una campagna di vaccinazione contro questo tipo di virus che finora sono stati considerati assolutamente innocui, ma che in realtà forse tanto innocui non sono. Vi lascio solo con due considerazioni. La prima è che sembra paradossale, in un momento in cui le vaccinazioni sono sotto l'occhio mediatico, non scientifico, mi raccomando, sotto l'occhio mediatico, perché in campo scientifico non c'è alcun dubbio che le vaccinazioni siano un grande passo per proteggerci da un sacco di malattie. Dicevo, sembra quasi ironico che in questo momento in cui si sente parlare tantissimo di antivaccinisti e di polemiche sui vaccini sì, vaccini no, addirittura si scopra come forse in futuro ci potrebbero essere vaccinazioni verso virus che sembrano assolutamente innocui, mentre in realtà non lo sono. La seconda considerazione che volevo fare era che questo tipo di studi si può fare solamente utilizzando degli animali. La stragrande maggioranza degli animali utilizzati nella ricerca scientifica è utilizzata nella ricerca scientifica di base. Purtroppo al momento la stragrande maggioranza degli animali utilizzati, cioè topi e ratti, sono insostituibili proprio per questo tipo di esperimenti, cioè per permettere di capire come funziona l'organismo umano utilizzando animali per poter fare questi esperimenti che sarebbero eticamente inaccettabili, ma anche a livello pratico impossibili da effettuare con degli esseri umani. Per ora vi saluto, spero che vi piaccia questo nuovo formato in cui vi racconto degli articoli scientifici appena pubblicati. Fatemi sapere magari nei commenti se avete qualche richiesta particolare, qualche studio particolare, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!